Insomma, l'arte nella sua espressione in purezza deve puntare all'immortalità. Su quanto siano importanti gli altri riferimenti, tra l'altro, non servirebbe neanche sentire che cosa ne penso io. Basterebbe vedere che cosa fanno, cosa costruiscono le case discografiche e tutti quelli che tirano i fili, quindi giornalisti per esempio e affini. Capita sempre più spesso, infatti, che i nomi moderni, quelli che non dovrebbero essere messi in discussione perché utilizzano nuovi linguaggi, quelli che non puoi giudicare secondo la lente dell'osservatore della letteratura italiana o della musica italiana, perché questi sono linguaggi evoluti e se non li capisci è un problema tuo che sei inadeguato. Beh, curiosamente capita che questi però sempre più spesso vengano accostati a qualcun altro, guarda caso di 30, 40, 50 anni fa. E allora come mai? Perché in realtà serve a smuovere una sorta di meccanismo interiore di associazione per il quale, oh, ma se tutti dicono che è la nuova De André, magari non sarà la nuova De André, ma brava brava sarà, no? Sarà bravissima. Ed è così che poi fanno le interviste nelle quali questi non riescono spesso neanche a comunicare in una lingua che assomiglia alla nostra, però ci tengono tra un borbottio e l'altro a buttare là, oh, ma io sono cresciuto ascoltando De André, io sono cresciuto ascoltando Guccini, i miei riferimenti sono Tizio e Caio, una punta di Battiato con un pizzico di sarcasmo di Rino Gaetano. E io non ci credo. Io non ci credo. Credo che sappiano chi siano, ovviamente. Magari hanno anche ascoltato qualcosa. Capace che gli hanno fatto leggere o ascoltare 2 o 3 canzoni per poterle citare ogni tanto. Ma io non ci credo che hanno veramente capito, hanno veramente colto, sono veramente cresciuti con quella roba dentro il sangue. Perché se tu cresci con quella roba dentro il sangue, se quella roba ti vive dentro mentre tu cresci, non accetti di scrivere le cagate che scrivono. Non le accetti perché quando scrivi su un pezzo di carta qualcosa e ti rendi conto che è un'idiozia, tu la butti e questa cosa può succedere solo se il tuo riferimento è alto. Se scrivo un giro di chitarra che fa schifo e non ho nessun riferimento musicale, se non il cantautorato italiano fatto sul giro di do, probabilmente mettendo una distorsione mi sembra fighissimo. Ma se lo propongo a uno che ascolta un altro tipo di musica, dal classic rock in su per intenderci, come distorsioni e ritmiche della chitarra, che l'ascolta da 40 anni, mi dice Anto, ma questa roba qua la farebbe a 8 anni, un bambino con una chitarra elettrica finta lo farebbe. Quindi non posso dire, no, ma io, sai, sono cresciuto con le ritmiche dell'Einar Skynyrd, sai, ispiro i miei soli a Hotel California, sai, ispiro le mie improvvisazioni sulle canzoni di Eric Clapton e poi faccio una solo di 4 note, tipo quella merdata che abbiamo dovuto vedere. E quindi no, non ci credo. Oppure ci devo credere nel caso in cui non hai nessun tipo di vergogna. Non hai nessun tipo di vergogna e quindi ti hanno detto che quella cosa aiuterà a trainare il disco, che quella cosa cambierà la tua immagine e quindi tu senza nessuna schifo, senza nessuna pietà, perché bisogna avere pietà per i percorsi di sofferenza dei cantautori, così gli permetti di cucirti addosso un abito che non ti appartiene. Ma se hai un minimo di coscienza, se veramente li hai ascoltati, se veramente li conosci, se veramente ti è cresciuto dentro, se hai sentito il dolore, la difficoltà del processo creativo, se sei rimasto con gli occhi spalancati di fronte alla capacità di scrittura di Guccini, se ti sei contorto con il dolore di De André, ma quando quel tizio che ti intervista ti guarda sorridente, compiacente, e dice sì, ciao Mario CYZ, che hai 18 anni fatti ieri mattina ed esci da Maria De Filippi e adesso sei il nuovo Battiato. Dovresti stoppare e dire ma quale Battiato? Ma smettila di dire cazzate. Speriamo che questa intervista me la rifarai tra 20 anni e magari accetterò il complimento. Nel frattempo stai zitto e chiedimi dell'album, chiedimi di quelle cose, chiedimi chi ha scritto le parole, chiedimi secondo me che cosa significa quel passaggio. Dovrebbe essere il primo. Se ci ha messo una goccia di sangue, se ha scritto qualcosa, la musica o i testi, se ha operato una scelta, dovrebbe essere il primo a dire sono contento, guarda, che adesso non parliamo più di che cosa ascoltavo.
Ma parliamo di questo album, ti è piaciuta qua? Ti è piaciuta? Io ho voluto mettere questo perché questo elemento dava tensione e ho cambiato questa parola perché questa parola con quelle consonanti si appoggiava bene all'idea di tensione. E quando mi è venuto quell'altro, che ringrazio, e mi ha proposto un motivetto fatto con una tastiera, a me è piaciuto perché quel tipo di suono secondo me creava quel contrasto. Tu che ne pensi? A te è piaciuto? Questo è parlare di musica, non leccare il culo a dei ragazzini che gli basta dire che hanno ascoltato un album di Battiato per essere i nuovi Battiato. Con questa niente affatto dolorosa ultima osservazione, come avrete notato, vi saluto e vi ringrazio e vi anticipo che la prossima parte sarà il dobbiamo comprare la musica, dobbiamo pagare la musica.